E io all'epoca ero una ragazza di 15 anni e andavo a scuola. Una mia amica mi disse: senti, perché non vieni con me al Cinema Rex all'Aquila? Perché c'è De Sica che deve scegliere una ragazza. Ma noi siamo andati lì per curiosità, per vedere quelle che partecipavano, perché erano di varie regioni. E invece io appena sono entrata, ero in galleria, De Sica che era sul palco, disse: ho trovato, senti tu, siccome questa mia amica era molto carina, io pensavo che parlava di lei, invece era proprio a me che voleva. Vieni giù, vieni giù. Vado giù e dice: senti, quanti anni hai? Cosa fai? Dico: vado a scuola, ho 15 anni, vuoi fare un film con me? Dico: no, i miei non mi mandano. Anche perché io non avevo mai visto un film in vita mia e non sapevo chi era De Sica. Però non lo volevo dire per non fare brutta figura. E lui mi disse: ma dai, ci vengo a parlare io con i tuoi genitori. E dico: va bene. Allora mi hanno dato appuntamento a Roma. A Roma, a Cinecittà, arrivo e c'erano 500 ragazze, una più bella dell'altra. Io ero la più bruttina. E tutti dicevano: ma guarda, prenderà lei, prenderà lei, prenderà lei. E io invece ero venuta a Roma per vedere San Pietro, il Colosseo, non mi interessava niente del film. E quindi, infatti a mia nonna dissi: nonna, io vado perché così vedo Roma, vedo San Pietro, vedo il Colosseo. E va bene, vai così. E mi accompagnò una mia zia, perché ero orfana di padre e di madre. Questa mia zia si divertì moltissimo e a Cinecittà io non vedevo l'ora di finire per andare a girare Roma. Invece tutti dicevano: hanno preso lei, hanno preso lei, perché poi alle altre ragazze facevano i provini a vuoto, che poi ho scoperto dopo, perché lui aveva già deciso che avrebbe preso me. Quindi alla fine nel pomeriggio mi portano in via Sistina, dove c'era Rizzoli, Amato, i produttori, e mi dicono: allora sei contenta, ti facciamo fare il film? Però vado un passo indietro, perché una di queste ragazze mi disse: se tu non vuoi fare il film, chiedi 2 milioni, che erano tantissimi in quell'epoca lì. Non sapevo neanche io quanti erano. E così ti mandano a quel paese e non lo fai. Io mi sono ricordata di questa ragazza e ho detto: dice, sei contenta di fare il film? Sì, però io costo cara, io meno di 2 milioni non lo faccio. Però la ragazzina: ma che dici? Ma sai che Anna Maria Pierangeli ha preso 200.000 lire il primo film che ha fatto? Lo so, e io insistevo a dire così, dice così mi mandano via. E in effetti mi hanno mandato via. Io tutta contenta, ho visto Roma e sono tornata a casa. Dopo una settimana è venuto il direttore di produzione a casa mia in Abruzzo e ha portato il contratto con i 2 milioni più tutte le spese, eccetera. E quindi io ho fatto il mio primo film, che è Umberto D. Ci davano fogli per fogli tutti i giorni, perché ogni tanto cambiava la sceneggiatura, cioè le frasi ogni tanto magari De Sica le modificava. Quindi non c'era la sceneggiatura, è un po' come lavorava Fellini, che non ti dava il copione, non potevi cambiare le battute mentre giravi. Quindi lui diceva: Maria, devi dire questo, e io dicevo quello, non si cambiava. De Sica intanto ti faceva prima lui la scena, poi aveva un modo di fare così dolce, così carino, che immediatamente a me mi entrava la scena, perché De Sica aveva un modo di insegnare, ti faceva persino vedere come camminare, e quindi è stato semplicissimo. Però da quella incosciente che ero non mi rendevo conto di essere così brava,
Tutti dicevano è bravissima, ma per me era naturale perché io ho fatto me stessa. E poi un giorno, una scena curiosissima, venne Elsa Merlini a trovare De Sica, che era una sua amica, attrice, e disse: Vittorio, ma dove l'hai trovata questo gioiello? Ed era la scena, quella muta, di Umberto D. col macinino, che si guardava la pancia, la ragazza così. E loro avevano preparato un'enorme ciotola piena di cipolle perché facevano piangere. E io ho detto: no, ma a me non servono, io piango da sola, basta pensare a una cosa triste. E quindi questa Elsa Merlini rimase scioccata. Da quel punto di vista della recitazione nel film di Battisti, De Sica ha sofferto un po' perché lui non aveva molta memoria e non si ricordava le battute, però era una persona straordinaria. Zavattini veniva spesso sul set, che era lo sceneggiatore appunto, del film, veniva spesso, era una persona timidissima, una persona che a me dopo tanti anni, che l'ultimo film che ci ho fatto, lo chiameremo Andrea, con De Sica e Zavattini, ancora mi dava del lei. De Sica mi ha dato dei consigli come un padre. Quando io ho finito Umberto D, ha detto: senti, tu sei una bella ragazza, una brava ragazza, ormai hai anche la dote, i soldi di Umberto D, quindi vai al paese, sposati una brava persona e creati una famiglia. Dopo che ho fatto il film, sono tornata al mio paese, che è un paesino piccolo, che si chiama Paganica. E allora tutti mi prendevano in giro: ma guarda un po', voleva fare l'attrice, ma vai così. Allora io ho detto: ah sì, adesso vi faccio vedere, perché io non volevo più fare l'attrice. Adesso vi faccio vedere io che l'attrice la so fare. Torno a Roma, chiamo De Sica e lui mi manda da un'agente bravissima che si chiamava Biancini, e faccio tutto il book fotografico eccetera, e dissi: che dici, prendo delle lezioni di recitazione? E De Sica mi disse: no, guai, tu sei un'attrice nata, non devi diventare un'attrice poi col Birignao eccetera. E quindi andai in questa agenzia e stranamente il secondo film feci una scena che era un film, si chiamava Stazione Termini, sempre con De Sica, con Jennifer John e Montgomery Clift, e feci questa scena. Dopodiché non mi sono più fermata, in un anno ho fatto 20 film, infatti mi chiamavano Prezzemolino. Io mi ricordo che alla prima di Umberto D a Bologna andai e fu una grande prima. Lui mi presentò a me sul palcoscenico dicendo: se io non avessi trovato questa ragazza non avrei mai fatto il film, perché non è facile trovare una ragazza vera come lei che non recita, ma parla. Io ebbi degli applausi enormi, lì per lì è piaciuto, lì dove alla prima, ma la prima di solito è fatta in vidi, quindi anche per cortesie dicevano il film è bello. Quindi poi durante le volte che sono andata ospite sempre per Umberto D, per esempio a Caracas ebbe un successo enorme, eppure era una città molto ricca, Caracas, perché a me tutti i più ricchi di lì mi hanno chiesto in moglie, mi mandavano gioielli, fiori in albergo. E un signore mi disse: no, ma lasciali perdere, questi hanno solo i soldi. Tu lo sai che qui i fiori non hanno profumo, invece tu sei un bocciolo di rosa col profumo.
io dopo che ho fatto Umberto D, per capire che cos'era il neorealismo e il cinema, vedevo 3 film al giorno. Stavo sempre, infatti c'era questa mia zia che si arrabbiava, dice, ma tutti i giorni 3 film. Io vedevo di tutto per imparare, per capire, me li studiavo e quindi da lì ho capito poi che cos'era il neorealismo. De Sica mi raccontava che tutti questi pensionati che erano così, lui questo film l'aveva dedicato al padre, perché anche il padre era stato un pensionato, infatti lui questo film era dedicato, lo dedico a mio padre, Vittorio De Sica. Quindi comunque secondo me Umberto D è attualissimo ancora oggi, perché ci sono sempre gli stessi problemi, non è cambiato niente perché tutti i pensionati al minimo fanno molta fatica ad arrivare alla fine del mese. Ma io lo ricordo con tanto affetto e amore, lo ricordo sempre perché una volta mio marito l'ha incontrato e gli ha detto Vittorio, ma noi non abbiamo una tua fotografia. Ma come? E allora il giorno dopo me la mandò e mi scrisse una dedica con antico affetto a Maria Pia, che chiaramente adesso è tutta sbiadita, non si vede più. Però io lo ricordo sempre con tanto amore, perché con me è stata una persona straordinaria. L'ultimo film che ci fece mi disse, il personaggio non è molto lungo, è una maestrina, però tu mi porti fortuna, sei il mio gioiello, me lo devi fare. E quindi io non potevo dire di no a De Sica. Però ogni film, anche se non c'era il personaggio, lui lo creava, perché diceva che io gli portavo fortuna.